Come per molti compagni anarchici, anche per lui emigrare era scioperare. Certo, nell'azienda tessile di Prato, dove aveva iniziato a lavorare a 15 anni dopo la crisi del potere paterno, lui ci aveva provato a sollevare i lavoratori contro le ingiustizie dei padroni, e più volte, ma tutto quello che ne aveva ottenuto era stato qualche giorno di carcere e poi un anno di confino a Lampedusa. Fu lì però che ebbe modo di approfondire il pensiero anarchico contemporaneo. Rilasciato nel 1896 a 27 anni, tornò a lavorare in un lanificio, ma questa volta, poco meno di un anno dopo, non si lasciò trasportare dall'istinto della protesta, ma decise invece di partire per gli Stati Uniti. Non cercava lì una terra promessa. L'avvento del grano americano pochi anni prima era stato la causa del fallimento dell'azienda agricola paterna, ma un punto di partenza alternativo per dare forma nuova al suo attivismo sociale. Non a caso si stabilì a Paterson, in New Jersey, una città dove erano concentrati molti emigranti italiani di estrazione anarchica. A Paterson, Bresci mise in piedi un giornale italiano intitolato La Questione Sociale, con lo scopo di dare una nuova coscienza alla classe operaia locale. Non passò molto però che le campagne del giornale furono sommerse dal clamore della guerra che il presidente americano McKinley aveva mosso contro la Spagna in difesa dell'indipendenza di Cuba. La guerra del 1898 segnò l'inizio di un nuovo dominio statunitense nei Caraibi e coincise in Europa con una brusca interruzione dell'esportazione di grano americano e il conseguente rialzo dei prezzi del pane. Le reazioni a questa situazione non si fecero attendere e ben presto, del resto come aveva già fatto anni prima con la rivolta dei fasci siciliani, il re d'Italia Umberto I approvò l'uso dell'esercito per sedare le sommosse nelle città italiane. Dove l'intervento fu più brutale fu a Milano, dove il generale Bava Beccaris ordinò di sparare sulla folla, causando così il massacro di centinaia di protestanti. Fu questo fatto il grimaldello del risentimento di Bresci. Con la scusa di vendere il potere paterno, approfittò degli sconti concessi sui viaggi in occasione dell'Esposizione Universale di Parigi e, lasciata la moglie e la figlia piccola a Paterson, si recò in Italia agli inizi dell'anno 1900. Pur segnalato dalla polizia come criminale anarchico, nessuno gli impedì di tornare a Prato e organizzare in segreto la sua vendetta contro il re, reo di aver ordinato il massacro di Milano. Come giunse a Milano la mattina del 29 giugno 1900, si fece la barba e mangiò con uno sconosciuto, assicurandogli che presto avrebbe rivisto il suo volto. Quella sera, nella vicina città di Monza, si intrufolò tra la folla, radunata per una competizione di ginnastica, e al passaggio del re sparò 4 colpi. Non al re Umberto, disse poi, ma al re come principio. Processato e condannato all'ergastolo, fu imprigionato prima all'Elba, in una cella sotto il mare, e poi sull'isola di Santo Stefano, dove fu trovato impiccato in circostanze sospette un anno dopo, il 22 maggio del 1901. La sua tomba si trova ancora sull'isola. L'eco della sua morte arrivò negli Stati Uniti e non a caso 3 mesi dopo, quando il presidente americano McKinley fu assassinato a Buffalo il 14 settembre 1901, la stampa locale imputò immediatamente l'atto agli anarchici italiani. Un'accusa poi smentita, purtroppo non come quella che 26 anni più tardi coinvolse i 2 italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, abitanti di Braintree, vicino a Boston, un'altra colonia di anarchici italiani in America. Il loro caso e la loro condanna a morte nel 1927, giudicata poi senza evidenza, diventerà uno degli errori giudiziari più famosi della storia.